Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alicres CT Laboratorio Farmaceutico SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Alicres? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alicres durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alicres? Alicres è un farmaco a base del principio attivo duloxetina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi e nello specifico altri antidepressivi. È commercializzato in Italia dall'azienda CT Laboratorio Farmaceutico SRL. Alicres può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alicres 30 mg 28 capsule rigide gastroresistenti. Alicres 60 mg 28 capsule rigide gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. CT Laboratorio Farmaceutico SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Duloxetina cloridrato. Gruppo terapeutico. Antidepressivi. Forma farmaceutica. Capsula gastroresistente. Indicazioni. Trattamento del disturbo depressivo maggiore. Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico. Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato. Alicres è indicato negli adulti. Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Disturbo depressivo maggiore. Il dosaggio di partenza e di mantenimento raccomandato è 60 mg una volta al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Dosaggi superiori a 60 mg una volta al giorno, fino ad una dose massima di 120 mg al giorno, sono stati valutati in studi clinici dal punto di vista della sicurezza. Tuttavia, non c'è evidenza clinica che suggerisca che i pazienti che non rispondono al dosaggio iniziale raccomandato possano beneficiare di ulteriori innalzamenti della dose. La risposta terapeutica si osserva abitualmente dopo 2-4 settimane di trattamento. Dopo consolidamento della risposta antidepressiva, si raccomanda di continuare il trattamento per diversi mesi, al fine di evitare la ricaduta. Nei pazienti con una storia di ripetuti episodi di depressione maggiore e che rispondono alla duloxetina, può essere preso in considerazione un ulteriore trattamento a lungo termine con dosaggio da 60-120 mg al giorno. Disturbo d'ansia generalizzato. Il dosaggio di partenza raccomandato nei pazienti con disturbo d'ansia generalizzato è 30 mg una volta al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Nei pazienti che presentano una risposta insufficiente il dosaggio deve essere aumentato a 60 mg, che è la dose di mantenimento abituale nella maggior parte dei pazienti. Nei pazienti con comorbilità per il disturbo depressivo maggiore, il dosaggio di partenza e di mantenimento è 60 mg una volta al giorno, vedere anche le raccomandazioni sul dosaggio sopra riportate. Negli studi clinici, dosaggi fino a 120 mg al giorno hanno dimostrato di essere efficaci e sono stati valutati da un punto di vista della sicurezza. Nei pazienti con insufficiente risposta a 60 mg, possono pertanto essere considerati aumenti fino a 90 mg o 120 mg. Un aumento del dosaggio deve essere effettuato in base alla risposta clinica e dalla tollerabilità. Dopo il consolidamento della risposta, si raccomanda di continuare il trattamento per diversi mesi, al fine di evitare una ricaduta. Dolore neuropatico diabetico periferico. Il dosaggio di partenza e di mantenimento raccomandato è 60 mg al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Dosaggi superiori a 60 mg una volta al giorno, fino ad una dose massima di 120 mg al giorno somministrata in dosi frazionate in parti uguali, sono stati valutati in studi clinici dal punto di vista della sicurezza. La concentrazione plasmatica di duloxetina mostra un'ampia variabilità interindividuale, vedere paragrafo 5.2. Pertanto, pazienti che non rispondono sufficientemente a 60 mg possono trarre beneficio da un dosaggio più elevato.
La risposta al trattamento deve essere valutata dopo 2 mesi. Dopo questo periodo di tempo, nei pazienti con risposta iniziale inadeguata è improbabile una risposta tardiva. Il beneficio terapeutico deve essere rivalutato regolarmente, almeno ogni 3 mesi, vedere paragrafo 5.1. Popolazioni speciali. Anziani. Nei pazienti anziani non è raccomandato un aggiustamento del dosaggio solamente in base all'età. Tuttavia, come con qualsiasi medicinale, deve essere osservata cautela nel trattamento dei pazienti anziani, specialmente nel disturbo depressivo maggiore o nel disturbo d'ansia generalizzato con Alicres 120 mg al giorno, per il quale i dati sono limitati, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione epatica. Alicres non deve essere usato nei pazienti con epatopatia con alterazione della funzionalità epatica, vedere paragrafi 3 e 5.2. Compromissione renale. Non è necessario alcun aggiustamento posologico nei pazienti con disfunzione renale da lieve a moderata, clearance della creatinina tra 30 e 80 ml/min. Alicres non deve essere usato in pazienti con grave compromissione della funzionalità renale, clearance della creatinina 30 ml/min, vedi paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. La duloxetina non deve essere usata nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni per il trattamento del disturbo depressivo maggiore a causa di problemi di sicurezza ed efficacia, vedere ai paragrafi 4, 8 e 5.1. La sicurezza e l'efficacia di duloxetina per il trattamento del disturbo d'ansia generalizzato nei pazienti pediatrici di età compresa tra 7 e 17 anni non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono descritti ai paragrafi 4, 5.1 e 5.2. La sicurezza e l'efficacia di duloxetina per il trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico non sono state studiate. Non vi sono dati disponibili. Sospensione del trattamento. Il trattamento non deve essere sospeso bruscamente. Quando si interrompe il trattamento con Alicres le dosi devono essere gradualmente ridotte nell'arco di almeno 1 o 2 settimane per ridurre il rischio di sintomi da sospensione, vedere paragrafi 4 e 4.8. Qualora comparissero sintomi intollerabili dopo la riduzione della dose o durante la sospensione del trattamento, è da tenere in considerazione la possibilità di ripristinare la dose precedente. Successivamente il medico curante può decidere di continuare a ridurre il dosaggio in maniera più graduale. Modo di somministrazione per uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. L'uso contemporaneo di Alicres con gli inibitori della monoaminoossidasi, IMAO, non selettivi ed irreversibili è controindicato, vedere paragrafo 4.5. Epatopatia con alterazione della funzionalità epatica, vedere paragrafo 5.2. Alicres non deve essere usato in associazione con fluvoxamina, ciprofloxacina o enoxacina, potenti inibitori del CYP1A2, poiché tale associazione determina concentrazioni plasmatiche elevate di duloxetina, vedere paragrafo 4.5. Alterazione grave della funzionalità renale, clearance della creatinina 30 ml/min, vedere paragrafo 4.4. L'inizio del trattamento con Alicres è controindicato nei pazienti con ipertensione non controllata, in quanto può esporre i pazienti ad un potenziale rischio di crisi ipertensiva, vedere paragrafi 4 e 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Manie e convulsioni. Alicres deve essere usato con cautela nei pazienti con una storia di mania o una diagnosi di disturbo bipolare o convulsioni. Midriasi. In associazione all'uso di duloxetina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori della monoaminoossidasi, MAOI. A causa del rischio di comparsa della sindrome serotoninergica, la duloxetina non deve essere usata in associazione con gli IMAO non selettivi ed irreversibili, o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Alicres insieme ad altri farmaci come Bruficod, Codemol, Coeferalgan, Contramal, Capsula,
compressa rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, Contramal, compressa rilascio modificato, Contramal, gocce, Daparox 33,1 mg/ml, Daparox, compressa rivestita, Dextradol, compresse rivestite, Dextradol, granulato, Dropaxin, Dumirox, compressa rivestita, Eutimil, compressa rivestita, Eutimil, sospensione, Fevarin, compressa rivestita, Fluoxeren, Fluoxetina Accord, Fluoxetina Almus, Fluoxetina Doc generici, Fluoxetina EG, Fluoxetina Eurogenerici, Fluoxetina Fidia, Fluoxetina Generics, Fluoxetina Milan Generics, Fluoxetina Rachiofarm, Fluoxetina Sandoz GmbH, Fluoxamina EG, Fortradol, capsula, compressa rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, Fortradol, compressa rilascio modificato, Ederixplan, gocce, Ederixplan, supposta, Kessar, Colibri, Lenizac, compresse rivestite, Lenizac, granulato, Linezolida Accord Altcare, Linezolida Accord, Linezolida Aurobindo Italia, Linezolida Aurobindo, Linezolid Cabi, Linezolid Crcadi D, Linezolid Crca, Linezolid Milan, Linezolid Milan Pharma, Linezolid Teva, Maveral, compressa rivestita, metiltioninio cloruro bioindustrial IM, metiltioninio cloruro roveblue, metiltioninio cloruro salf, Nervaxon, Nolvadex, Nolmafen, paracetamolo più codeina alter, paracetamolo più codeina angelini, paroxetina almus, paroxetina aurobindo, paroxetina doc generici, paroxetina EG, paroxetina exal, paroxetina Milan generics, paroxetina pensa, paroxetina rachiofarm, paroxetina san, paroxetina zentiva, patrol, Profelix, Prutalgin, capsula, Prutalgin, compressa effervescente, Prozac, Serestil, Sereopin, compressa rivestita, Sereopin, sospensione, Seroxat, compressa rivestita, Seroxat, sospensione, Sertam, Stiliden, Tachidol, Tamoxene, Tamoxifene G, Tamoxifene Rachiofarm, Tradogut, Tradonal SR, Traflash, Tralodie, capsula rilascio modificato, Tramadolo ADC, Tramadolo Aristo, Tramadolo EG, Tramadolo e paracetamolo Aristo, Tramadolo e paracetamolo Aurobindo, Tramadolo e paracetamolo EG, Tramadolo e paracetamolo Crca, Tramadolo HCl Sandoz, Tramadolo Exal, Tramadolo Salf, Tramalin, Xeredien, Zeusef, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Alicres durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alicres durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. La duloxetina non ha avuto effetti sulla fertilità maschile, e gli effetti nelle femmine sono stati evidenti solo a dosi che hanno causato una tossicità materna. Gravidanza. Non vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'assunzione di Alicres può associarsi a sedazione e capogiro. I pazienti devono essere avvertiti di evitare di svolgere compiti potenzialmente pericolosi come guidare veicoli o usare macchinari nel caso in cui presentino sedazione o capogiro. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nei pazienti trattati con duloxetina le reazioni avverse più comunemente riportate sono state nausea, cefalea, secchezza della bocca, sonnolenza e capogiro. Tuttavia, la maggioranza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati casi di sovradosaggio di duloxetina con dosi di 5400 mg, in monoterapia o in combinazione con altri medicinali. Si sono verificati alcuni decessi, essenzialmente in associazione al sovradosaggio di vari medicinali, ma anche con duloxetina in monoterapia ad una dose di circa 1000 mg. Segni e sintomi di sovradosaggio, con duloxetina in monoterapia o in associazione con altri medicinali, comprendevano sonnolenza, coma, sindrome serotoninergica, convulsioni, vomito e tachicardia. Non è conosciuto un antidoto specifico per duloxetina, ma in caso di comparsa di sindrome serotoninergica può essere preso in considerazione un trattamento specifico, come quello con ciproheptadina o il controllo della temperatura. In tal caso deve essere assicurata la pervietà delle vie respiratorie.
Si raccomanda il monitoraggio cardiaco e dei segni vitali oltre alle normali misure sintomatiche e di supporto. La lavanda gastrica può essere indicata se effettuata subito dopo l'ingestione o in pazienti sintomatici. Il carbone attivo può essere utile nel ridurne l'assorbimento. La duloxetina ha un ampio volume di distribuzione e la diuresi forzata, l'emoperfusione e la perfusione a scambio è improbabile che diano beneficio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicoanaletici, altri antidepressivi. Codice ATC. N06X21. Meccanismo d'azione. La duloxetina è un inibitore combinato della recaptazione di serotonina, 5-HT, e noradrenalina, NA. La duloxetina inibisce debolmente la proprietà farmacocinetiche. La duloxetina viene somministrata come singolo enantiomero ed è ampiamente metabolizzata dai sistemi enzimatici di ossidazione, CYP1A2 e il polimorfo CYP2D6, seguiti da quelli di coniugazione. La farmacocinetica di duloxetina, dati preclinici di sicurezza. La duloxetina non si è rivelata genotossica in una serie di test standard e non si è rivelata cancerogena nei ratti. In studi di cancerogenesi su ratto, cellule multinucleate sono, elenco degli eccipienti, contenuto della capsula, sfere di zucchero, saccarosio, amido di mais, ipromelosio 6-CP, saccarosio, ipromelosio ftalato, talco, e 553B, trietilcitrato, e 1505, involucro della capsula, gelatina, e 441, titanio diossido, e 171, indigotina, e 132, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di alicres a base di duloxetina cloridrato sono Cymbalta, capsula gastroresistente, Dulex, duloxetina alter, duloxetina aurobindo, duloxetina egg, duloxetina corca, duloxetina milan, duloxetina pensa, capsula gastroresistente, duloxetina sandoz, duloxetina teva, duloxetina zentiva, e zequa, capsula gastroresistente, siloxizol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.